Ciao a tutte e tutti e benvenuti in un nuovo video. Come vedete noi siamo in casa da ormai un paio di settimane, la casa ovviamente non è finita, mancano ancora tanti lavori da fare, questo è abbastanza evidente, ad esempio le pitture, nelle pareti in gesso fibra, mancano un sacco di dettagli in cucina, il paraschizzi, il battiscopa, dobbiamo ancora fare lo stucco tra le piastrelle in 2 stanze, insomma le cose da fare sono tante. Ma oggi volevo concentrarmi su uno degli errori più grandi che abbiamo fatto in questa ristrutturazione. Ci ha dato un po' di filo da torcere in queste ultime 2 settimane e mi riferisco al bagno. Venite con me che vi faccio vedere qual è il problema. Il problema di cui volevo parlarvi oggi è riferito al nostro rivestimento continuo del bagno che abbiamo fatto sulla maggior parte delle pareti e il pavimento. Per chi di voi non avesse visto i video in cui realizzavamo questo rivestimento, vi lasciamo qua sopra il link delle giornate di lavorazione che gli abbiamo dedicato. Per chi di voi invece ha visto il video, vi ricorderete che il pastellone è un'antica tecnica veneziana di rivestimento continuo, i cui materiali ci sono stati forniti dalla Banca della Calce. Nello specifico la Banca della Calce prepara 3 diversi sacchi di materiale che sono la grappa, il rinzaffo e la pastina, e tra tutti questi 3 strati da posare ci sono delle determinate tempistiche di asciugatura da aspettare. Questo è stato il nostro problema, nel senso che quando noi abbiamo posato uno strato dopo l'altro, invece di aspettare le tempistiche indicate dalle istruzioni fornite dalla Banca della Calce, abbiamo dovuto aspettare molto di più. Vi faccio un esempio: tra uno strato e un altro c'era da aspettare 12-24 ore, in realtà noi abbiamo aspettato 2-3 settimane per poter realizzare lo strato successivo, perché era un periodo molto piovoso e quindi la nostra difficoltà è stata quella di osservare lo strato, guardare quanto si fosse asciugato, quante macchie ci fossero ancora di umidità e trovare il momento giusto per passare alla fase successiva. Se uniamo questi difficili tempi di asciugatura, difficili da gestire, alla nostra fretta nel voler entrare in casa, ecco che è uscito fuori il patatrac. C'era una fase importantissima, la fase finale da fare, prima di utilizzare il bagno, prima di qualsiasi altro step, che era il processo della saponificazione. Un po' come nel tè del marocchino, questo intonaco, una volta posata l'ultimo strato, lo strato della pastina, entro le 24 ore successive deve ricevere assolutamente lo strato di sapone nero o sapone di Marsiglia. Noi abbiamo lasciato passare troppo tempo. Il processo di saponificazione avviene quando il sapone reagisce con la calce ancora fresca e non asciutta e crea questo film impermeabile necessario poi per creare l'impermeabilizzazione del rivestimento. Quindi noi abbiamo perso la finestra delle 24 ore e non abbiamo posato sapone nero, e adesso posarlo con l'intonaco già asciutto non avrebbe senso, perché dopo poche docce andrebbe via perché è ancora solubile, non si è legato alla calce. Quindi noi ci siamo fatti un po' prendere dalla disperazione, però in realtà sbagliando si impara ed è meglio sbagliare a casa propria. Quindi consigliamo a tutti voi ovviamente di stare attenti sulle tempistiche di asciugatura e non perdervi nessun passaggio, perché appunto il rischio è quello poi di fare un lavoro molto impegnativo per poi non averlo impermeabile, come nel nostro caso. C'è da dire che comunque la nostra tecnica di passare la pietrina per chiudere tutti i granelli di sabbia e unirli tra di loro ha fatto sì che comunque la superficie sia molto simile a quella di una pietra e che quindi di per sé l'acqua scivoli via quando viene bagnata la superficie. Ci sono però delle normalissime microfessure, micro buchini che continuano ad assorbire l'acqua, e questo quando facciamo la doccia si vede. Ad esempio qua, quando inizia la pendenza, da questo punto qua inizia la pendenza necessaria a far cadere l'acqua nella canalina, e da questo punto qua si vede che ci sono delle micro crepe che assorbono l'acqua più che altri punti.
Quindi per noi era fondamentale trovare un materiale che nello stesso tempo fosse compatibile con i materiali utilizzati, tipo la calce, lasciasse la solita traspirabilità al materiale, perché sennò non aveva più senso tutto il rivestimento che abbiamo fatto, e che avesse le capacità di idrorepellenza che ha il sapone quando reagisce con la calce. Ovviamente abbiamo messo in conto che questo errore fa sì che non potremo mai avere il materiale super sostenibile e salubre che era il sapone, però siamo riusciti a trovare un materiale di un'azienda che produce materiali per il restauro e compatibili con la calce. Questo è un materiale idrorepellente ad acqua e ha bisogno di 2 o 3 passate prima di diventare impermeabile a tutti gli effetti. Vince ieri ha già spennellato 2 mani di questo prodotto e questa mattina, quando abbiamo fatto la doccia, ci siamo resi conto che già funziona molto meglio, nel senso che si vedono meno quei punti critici in cui l'acqua veniva assorbita di più. L'acqua adesso passa e scivola giù più facilmente. Se ci avviciniamo possiamo vedere ad esempio le goccioline come rimangono fuori dal rivestimento e non entrano dentro. Ci sono ancora però dei punti che assorbono un pochino, quindi secondo me il terzo strato andrà messo, almeno nella zona doccia. Come vedete intorno alla canalina ci sono dei punti più scuri, qua anche per terra ci sono dei puntini di assorbimento, non tantissimi però ecco, uno strato in più non fa mai male, almeno nella zona della doccia. Questo è stato un po' un problema che ci ha dato filo da torcere nelle ultime settimane, però tutto sommato siamo contenti con il risultato, con la soluzione alternativa che siamo riusciti a trovare e siamo molto contenti di come è venuto questo bagno. All'inizio devo dire che in base alle percentuali di cocciopesto che avevo letto, il colore che ci aspettavamo era un pochino più scuro, ma anche con questa tonalità di rosa chiaro devo dire che il bagno è molto bello. In video abbiamo notato che non si vede più di tanto, cioè la resa del colore non è la stessa di quella che è in realtà, quindi speriamo di magari correggere la luminosità nelle impostazioni video per potervi far vedere al meglio il colore della stanza, perché è molto carino, alla fine è venuto molto bene. Già che ci siamo, vorrei dedicare quest'ultima parte di video a una cosa che per me e per tutti gli italiani è importantissima, soprattutto perché tanti di voi nei commenti ci hanno chiesto a che cosa serve il sanitario vicino al gabinetto. Stiamo parlando di questo bellissimo oggetto qua che si chiama bidet. Nonostante la parola sia di origine francese, in tutta Europa questo oggetto qua è stato o è gradualmente abbandonato. Mi è capitato di vivere in Spagna, in Portogallo e i bidet esistono ancora in poche case, quelle di solito dei nonni, delle persone un po' più anziane. E non riesco veramente a capacitarmi del perché, ma le persone fuori dall'Italia si sono dimenticate a che cosa serva.
All'estero mi è capitato di vedere persone utilizzare il bidet come porta oggetti, porta piante, non lo so, dai più disparati utilizzi. In realtà per noi italiani è fondamentale perché fa parte della nostra igiene intima quotidiana. Allora, il bidet non è assolutamente un sostitutivo della doccia, lo dico come prima cosa perché mi è stato risposto in più di un'occasione che il bidet in alcuni paesi non viene più utilizzato da quando è stata inventata la doccia, ma in realtà non si tratta di un sostituto della doccia, si tratta di una cosa in più. Il bidet si usa per moltissime situazioni, ad esempio ogni volta che andiamo di corpo, oltre alla carta igienica, passiamo sul bidet e ci puliamo con l'acqua e sapone. Ogni volta che abbiamo i piedi sporchi perché siamo andati a piedi nudi al mare, sulla sabbia o in giardino, ci laviamo i piedi nel bidet. Ogni volta che facciamo l'amore, dopo un rapporto sessuale, è importante l'igiene intima. Ogni volta che abbiamo il ciclo mestruale, abbiamo bisogno di lavarci magari più volte al giorno, ma non fare una doccia tutti i momenti della giornata, usiamo il bidet. Quindi è un oggetto fondamentale in ogni casa italiana. Tanto fondamentale che persino la normativa edilizia prevede che in ogni bagno deve essercene uno. In realtà se una casa è dotata di più di un bagno è obbligatorio avere un bidet almeno in uno dei bagni, nel bagno principale. Il bidet quindi si può utilizzare così per lavarsi i piedi, ad esempio, così, oppure nell'altro senso per lavare le parti intime. Ovviamente sempre utilizzare acqua e sapone. Il bidet in realtà esiste in altre forme in tantissimi paesi del mondo, dai paesi arabi al Giappone, sotto forma ad esempio di doccetta integrata dentro il gabinetto. Ci sono 1000 oggetti simili al bidet dediti alla pulizia delle parti intime. Non capisco perché noi europei spesso e volentieri pensiamo di essere più puliti degli altri, ma in realtà in ogni posto in cui tu vada in Europa il bidet è assente e non c'è neanche la doccettina sostitutiva. Mi fa molto ridere una cosa, ad esempio, che ogni volta che io e Vince andiamo in Francia, io vengo subito presa in giro in quanto italiana perché dotiamo i nostri bagni di bidet. E a quel punto a me viene da ridere e la presa in giro dal mio punto di vista si ribalta. Quindi abbiamo un po' la diatriba tra persone o popoli che hanno dimenticato l'utilizzo del bidet e persone che invece il bidet o la doccettina alternativa la usano quotidianamente. Voi da che parte state? Diteci qualcosa nei commenti perché è molto interessante vedere quanto poco sia conosciuto come oggetto in molte parti del mondo. Ok, adesso per oggi basta parlare di andare di corpo, di gabinetti e di bidet. Le prossime volte ci concentreremo su tutti i lavori che ancora restano da fare in questa casa. Vi ringraziamo tanto per averci seguito e per essere un continuo supporto alla nostra ristrutturazione e alla prossima. Ciao Topina! Ciao!